vi sarete domandati perché noi qui nella zona del Frascati avevamo circa 2200 ettari investiti a vigneto e siamo arrivati a circa 900, quindi siamo scesi del 60% di quello che era il nostro patrimonio, e sottolineo per me patrimonio viticolo di un territorio che aveva nel Lazio un ruolo importante, perché il Frascati, non dimentichiamoci, ma era il vino bianco più conosciuto al mondo nel dopoguerra. Quindi era un vino che aveva grandi potenzialità. Le cause perché siamo arrivati in una situazione di stallo è legato a molteplici problemi, moltissimi problemi, dal fatto di aver stravolto quella che era la storia ampelografica del nostro territorio. Noi avevamo un patrimonio di viti, di varietà di viti, era forse unico al mondo, perché se immaginate che i romani, dove conquistavano territori, andavano a piantare le loro viti che trovavano nelle parti più disparate dell'impero, le piantavano nelle colline dei Colli Albani. E quello era il punto dove testavano, no, la bontà di alcuni vitigni. Quindi avevamo un patrimonio enorme, che purtroppo, ahimè, nel dopoguerra è andato a perdersi perché è arrivato il benessere, è arrivato il boom economico. Il Frascati ha avuto un momento enorme, bellissimo, di esplosione, e occorreva prodotto, e con il vecchio sistema, con il vecchio vigneto dove c'erano basse produzioni, non si riusciva a tenere il mercato. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo stravolto la nostra base ampelografica, ci siamo dimenticati la Malvasia puntinata, ci siamo dimenticati l'antica Malvasia rossa e abbiamo incominciato a piantare la Malvasia di Candia, che è un vitigno che produce grandi quantità, e purtroppo siamo scivolati in basso, perché produrre grandi quantità significa poi perdere quelle che sono le proprietà organolettiche che devono stare nel bicchiere, no? Emozionare il consumatore sui contenuti che doveva essere nella bottiglia è diventato un problema secondario, e quindi abbiamo perso la rotta, abbiamo invertito la rotta. Almeno da 10-15 anni a questa parte, quelle piccole aziende che credono nel territorio e che vivono di viticoltura stanno facendo un lavoro enorme di recupero assoluto del territorio, delle varietà, testando quali saranno le varietà che potranno esprimere valenze enologiche che possano poi emozionare il consumatore e dare l'immagine di un territorio in rinascita.